amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e sono super gasata oggi di presentarvi un'altra maxi bag, proprio questa che già avete visto anche in anteprima, è davvero gigante. Ma quante maxi bag vi sto portando in questo periodo? Davvero potete sbizzarrirvi con tutti i modelli che vi ho proposto. Ancora una volta ho utilizzato Inda Big in due colorazioni ben differenti, anche se diciamo sono la stessa tonalità del blu, una più scura e una un po' più chiara. Anzi, tra l'altro siete stati proprio voi a scegliere il kit da utilizzare quest'oggi, perché vi ho fatto un sondaggio su Instagram. Anzi, se ancora non mi segui, cosa aspetti? Seguimi anche su Instagram, Facebook, TikTok, insomma mi trovate su varie piattaforme. Ritorniamo all'occorrente. Oltre ad aver utilizzato due rocche di Inda Big, vi ricordo essere un cordoncino 100% polipropilene da 6 mm, una novità del 2023, ho utilizzato un fondo ovale 30x10 in questa bellissima tonalità che è un blu scuro, non si percepisce tanto in fotocamera ma è un blu molto scuro, una chiusura a cartella nella variante oro, due agganci molto semplici ma particolari che già abbiamo visto durante la realizzazione della borsa, come si chiama? Non mi ricordo come si chiama la borsa, ho proprio un lapsus, si chiama la borsa Candy. E poi novità di quest'oggi ho utilizzato una tracolla molto lunga, misura 1,20 m, che è già dotata degli agganci con le alette, quindi predisposta per essere fissata al corpo della borsa, quindi fantastico. Poi diciamocela tutta, il progetto è super easy, molto semplice. Ho utilizzato un punto di lavorazione che già abbiamo visto altre volte, ovvero il punto Spike, però questa volta ho lavorato con due colori e non con tantissimi colori come la click arcobaleno realizzata molti anni fa. Comunque dicevo, il modello è piuttosto easy, semplice e appunto per questo ho giocato anche per questo progetto con degli accessori, andando ad applicare gli agganci con le alette esattamente alla base della mia borsa, fissando la zona superiore con questi attacchi che poi anch'essi servono per agganciare la tracolla, ma io li ho utilizzati per fermare appunto la tracolla stessa. Il cordoncino realizzato con lo stesso materiale della borsa, e quindi questo rende davvero unico secondo me il progetto. Poi ditemi voi, scatenatevi nei commenti, perché sono molto curiosa di sapere cosa pensate anche di questo progetto. Insomma, è alla portata di tutti, è molto facile, veloce, soprattutto da realizzare, e poi sicuramente sul sito troverete altre tonalità. Vi lascio come sempre il link che vi riporta al materiale sotto a questo video nel box in descrizione. Non ho altro da aggiungere, quindi vi porterei direttamente al tutorial di oggi. Grazie per avermi ascoltata e mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, perché prossima settimana ci sarà un video strepitoso, un progetto bellissimo, molto particolare e soprattutto in tendenza. Quindi mi raccomando, seguitemi anche sui social. A questo punto, sigla! Come primissimo step allargo tutti i fori presenti sul fondo per ospitare al meglio il cordoncino da 6 mm. Me ne rimane qualcuno, io ho preso semplicemente delle pinze e faccio questa operazione. Così. Cordoncino nella variante più scura, uncinetto numero 5. Faccio un cappio che tengo sull'uncinetto e inizio la mia lavorazione. Mi inserisco in un foro qualsiasi e pazientemente vado a lavorare dei punti bassi. Un punto basso. Ok. Foro successivo, un punto basso, e credo che lavorerò un punto basso in ciascun foro al di sotto, perché il cordoncino è da 6 mm e come notate occupa perfettamente tutti gli spazi. Ok, se magari qualche foro è un po' più piccolo lo andiamo nuovamente ad allargare. Entriamo. Ok.
Ok, bene, quindi credo proprio che continuerò esattamente allo stesso modo. Anche nei fori che si trovano sulla zona più curva del fondo andrò a lavorare un punto basso. Ho un totale di 54 punti bassi e così ad occhio mi sembrano un po' pochi. Sicuramente durante il secondo giro, se lavorassi 54 punti bassi senza fare aumenti, avrei troppa tensione tra i punti, no? Quindi sicuramente andrò a fare un totale di 6 aumenti. In questo modo mi ritroverò 60 punti bassi totali multiplo di 4. È importante avere un numero multiplo di 4. Passo all'uncinetto numero 7 che sarà quello di lavorazione. Non andrò mai a chiudere il giro ma lavorerò semplicemente in tondo. Quindi mi inserisco direttamente nel primo punto basso e faccio un punto basso. Questo è il primo punto del giro, quindi lo vado a segnare col marcapunti. Poi punto successivo, secondo punto basso, terzo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora qui inizio a fare degli aumenti. Farò 3 aumenti qui e 3 aumenti qui per un totale di 6. Quindi 11° punto, qui vado a fare il primo aumento. Ordine casuale, non è importante. 12 punti, 13, 14, aumento, 15, 16, 17, 18, ne aggiungo un altro 19 e proseguo senza fare più aumenti perché già ne ho fatti 3. 1, 2 e 3. Proseguo. 20, 21, 43 e faccio l'aumento, quindi 44, 45, 46, 47, 48, secondo aumento, 49, 50, 51, 52, terzo ed ultimo aumento, 59, ok, 60° ed ultimo punto basso, perfetto. Continuo con la mia lavorazione a punto basso in tondo al momento. Primo punto, lavoro un punto basso e rimetto il marcapunti. E continuo questa volta, durante questo giro andrò a lavorare 60 punti bassi e continuerò in questo modo per questo secondo giro e per altri 2 giri, per un totale di 4 giri a punto basso, escludendo chiaramente il primissimo sul fondo. Noterete che il vostro lavoro si imbarcherà, ma sarà del tutto normale perché stiamo realizzando il corpo della nostra borsa. Durante il quinto giro andremo a lavorare il nostro punto di lavorazione vero e proprio con il secondo colore. Quindi intanto continuiamo così per 4 giri totali. Bene, ho lavorato i 4 giri totali che vi avevo indicato prima, però l'ultimo punto lo andiamo a chiudere con il secondo colore, il blu più chiaro. Andiamo a fare un cappio per comodità che facciamo passare attraverso le 2 asole che abbiamo sull'uncinetto. Stringiamo un po' il blu più scuro, togliamo il marker un attimino, col secondo colore vado subito a lavorare il primo punto basso. Rimetto il marker, ma per esempio in questo caso non è necessario, ci accorgiamo subito che è il primo punto perché lo stiamo lavorando col secondo colore, ma mettiamolo lo stesso perché poi vedrete nei giri successivi che ci ritornerà utile. Andiamo a lavorare il punto prescelto, che è molto semplice, si tratta di lavorare dei punti bassi ma sfalsati tra loro.
Dunque, il primissimo lo abbiamo fatto in maniera normale. Il secondo, anziché farlo qui, nel punto successivo, lo facciamo al di sotto. Quindi, volendo, possiamo anche inserirci con l'altro uncinetto, prendere il cordoncino, accostarlo per bene e poi chiudere a punto basso. Il terzo punto non lo lavoriamo al di sotto, ma nel giro ancora precedente. Quindi basta inserirci anche col secondo uncinetto, perché no? Portiamo l'asola abbastanza lunga sull'uncinetto di lavorazione e andiamo a chiudere. Ora, quarto ed ultimo punto. Ovviamente non lo faremo esattamente qui, ma ancora al di sotto, durante il primissimo giro. Quindi inseriamo l'uncinetto, prendiamo il nostro cordoncino, allunghiamo per bene l'asola e avvolgiamo insomma la nostra lavorazione, i 4 giri a punto basso. Quindi prendiamo il tutto e chiudiamo. E voilà, questo sarà l'effetto del punto di lavorazione. Basterà ripetere questa sequenza per tutto il giro ed il gioco è fatto. Ecco perché era importante avere un numero multiplo di 4. Rivediamolo insieme. Il primo punto basso lo lavoro in maniera normale. Il secondo lo lavoro esattamente giù, in basso. Il terzo lo lavoro ancora più in giù. Anche con l'uncinetto di lavorazione possiamo fare questa operazione, come notate. Mentre il quarto ed ultimo punto preferisco farlo con un altro uncinetto, quindi 1, 2, 3 e 4. Mi inserisco esattamente qui. Prendo il cordoncino di lavorazione, allunghiamo per bene l'asola, prendo il cordoncino di lavorazione e chiudo. Un bellissimo effetto. Quindi continuo. Primo punto basso normale, il secondo lo facciamo a canestro tra virgolette, il terzo pure, chiudo e poi facciamo il quarto esattamente durante il primo giro a punto basso. Quindi mi inserisco, prendo il cordoncino e via. Lo pareggio con l'asola che mi ritrovo sull'uncinetto, stringo un po' se si dovesse allargare troppo e chiudo. E voilà! Quindi a questo punto direi di ripetere il modulo per tutto il giro, ci vediamo alla fine così vediamo come continuare il secondo blocco, che sarà un po' diverso, nel senso che cambieremo il colore. Devo lavorare l'ultima sequenza, quindi 1, 2, 3, ok, quarto ed ultimo punto. Quindi lo vado a lavorare esattamente alla base durante il primo giro. Stringo bene, mi raccomando, e chiudo. E voilà, come notate ho rispettato per bene la sequenza. Ovviamente diciamo che sarà evidente questo scalino perché sto lavorando in tondo senza chiudere il giro. Ora continuiamo per il sesto giro. Dovrei cambiare colore, no? Quindi passare alla variante più scura e poi durante il quinto giro nuovamente andare a riprendere la variante più chiara. Però diciamo che faccio un po' al contrario. Continuo con la variante blu più chiara per 4 giri totali. Poi durante il quinto giro del secondo blocco andrò a lavorare il punto spike esattamente con la colorazione più scura. Procediamo. Volendo possiamo anche lasciarlo agganciato il cordoncino, infatti è quello che farò io. Tolgo un attimino il marcapunti e proseguo la mia lavorazione semplicissima a punto basso. 1, 2, 3, 4, 5 e così via per tutti i punti che ho disponibili. Sono sempre 60, mi raccomando, e poi continuerò sia per questo primissimo giro del secondo blocco che per altri 3. Bene, ho terminato il secondo blocco composto dai 4 giri a punto basso con la variante più chiara. Devo lavorare l'ultimo punto, ma allo stesso tempo cambiamo il colore, per cui entro nell'ultimo, prendo la variante blu scura.
e vado a chiudere le asole. Stringo per bene e inizio a lavorare il quinto giro del secondo blocco a punto spike, per cui tolgo un attimo il marker, mi lavoro un attimino anche l'altra variante, entro nel primo punto e faccio un punto basso normalissimo e rimetto il marker. Punto successivo, vado al di sotto, punto basso. Terzo punto, vado al di sotto, tiro fuori il cordoncino, pareggio le asole e chiudo. Quarto punto, vado in basso, quindi prendo il cordoncino, pareggio le asole, riprendo il cordoncino e chiudo. Guardate qui che effetto bellissimo. Immaginatelo una volta che la borsa è stata completata. Quindi un punto basso, un secondo punto basso al di sotto, un terzo punto basso al di sotto, concludo il modulo con il quarto ed ultimo punto al di sotto. Ok, bene amiche ed amici, ho terminato il corpo della borsa, devo dire che ci ho impiegato davvero un attimo. In totale ho fatto 5 blocchi da 5 giri per un totale di 25 giri totali. Ho raggiunto così la bellezza di 26 centimetri per una larghezza da circa 40 centimetri. Adesso cosa andiamo a fare? Vado a rifinire per un paio di giri a punto bassissimo. Ovviamente ho terminato con il punto spike blu chiaro. Volendo posso staccare il cordoncino in blu che ho bloccato nel frattempo durante l'ultimo giro e questo è ciò che mi rimane dalla rocca da mezzo chilo. Tolgo il marker, punto bassissimo in costa dietro. Quindi proseguo per questo giro e per il successivo. Metto sempre il marker. Bene, adesso ho suddiviso in due la mia borsa, quindi ho qui proprio sulla zona superiore una larghezza da 36 rispetto ai 40 iniziali, perché con il giro appunto bassissimo stringiamo un po' il bordo superiore. Comunque non importa. Il centro si trova in questa zona. Ho segnato 4 punti. Abbiamo alla mia destra 16, alla mia sinistra 16, che equivalgono a 12 punti liberi. Questi sono i riferimenti da prendere. Cosa vado a fare? Vado a realizzare una piccola pattina o comunque una striscia che ospiterà la chiusura a cartella che avete scelto proprio voi. Quindi cappio già sull'uncinetto, mi inserisco nel primo punto dei 4 che ho segnato con il marker e vado a fare un punto basso, secondo punto basso, terzo punto basso, quarto ed ultimo punto basso. Posso togliere il marker, posso fare una catenella, girare il mio lavoro e procedere in righe di andata e di ritorno finché lo si desidera, finché non si raggiunge l'altezza desiderata. Nel corso di queste settimane vi ho mostrato vari modi per andare a realizzare questa lavorazione. Infatti anche oggi vediamo un altro metodo. Terminate le 11 righe totali, possiamo fare una catenella e staccare il cordoncino. Lo andiamo a nascondere tra i punti sul dietro e vado ad applicare la mia chiusura con le 2 viti in dotazione. Abbiamo visto questo procedimento tante volte, quindi velocizzo questo passaggio.
Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che questa borsa vi sia piaciuta, fatemelo sapere con un commento, scatenatevi, spero di vedere anche le vostre versioni, anche in altre colorazioni, perché no, sicuramente sul sito ci saranno altre combo colori. Vi lascio il link del materiale sotto a questo video in descrizione. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con un progetto davvero favoloso, molto particolare e soprattutto di tendenza. Iscrivetevi al canale per non perdervelo e attivate la campanellina, mi raccomando. Seguitemi anche sui miei social. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Alla prossima, un bacino a tutti!